Ciao a tutte, oggi un progetto divertente e facile da realizzare, i gelati segnaposto, almeno questo è l'uso che ne devo fare io per la mia tavola di Ferragosto, che voglio che sia tanto divertente con questi segnaposto. Su queste spatole che io ho trovato dai cinesi, sono in legno, costano pochissimo e nella confezione ne trovate, non mi ricordo quanto, ma sono un bel po', circa forse 20, 24, adesso non ricordo, costano pochissimo, le avrò pagate circa 1,20 euro. Ho deciso di appunto realizzare il segnaposto scrivendo, dopo aver realizzato questo bel gelato, il nome dell'invitato, magari col gusto del gelato che piace alla persona che ospiterò il giorno di Ferragosto. Questo è il mio, la fragola, mi piace tantissimo la fragola. Quindi ho già realizzato questo per farvi capire come potete realizzarlo, perché ci sono svariati modi, sono tutti facili, tutti, credetemi, è più facile realizzarlo che spiegarlo, cioè adesso capirete. E la cosa bella è che potete utilizzare tutti i ritagli di tessuto perché ci vorrà pochissimo materiale, quindi io già ne devo fare un bel po', sono andata a ritagliarmi un po' di ritagli abbinandoli tra di loro. Io userò tre colori, tre fantasie, ma potete utilizzarne anche due. L'importante è quando andrete ad unire i tessuti, deve, una volta uniti, deve contenere la sagoma, quindi anziché tre ne potete fare anche due di fantasie. Oppure potete utilizzare un semplice tessuto a fantasia o a tinta unita messo dritto con dritto, deve contenere la sagoma e lo potete realizzare anche con un unico colore. Oppure potete realizzarlo sempre unendo due o tre strisce di tessuto e il dietro lo mettete a fantasia o a tinta unita. Io già ne ho preparato uno che devo ancora andare a cucire, ma vi farò vedere appunto il risultato con questi tre modelli di gelato. Almeno consumerò un po' di ritagli di tessuto, che ne ho tantissimi sicuramente come voi. Allora, nella descrizione del video giù vi posterò il cartamodello, sempre gratuito. Adesso do la misura per chi non può scaricare il cartamodello. Allora, questa sagoma ha un'altezza di 12 centimetri e mezzo, la larghezza è di 8 centimetri e qui dove c'è la parte tonda è di 7 centimetri. La profondità che sono andata a creare è di 1 centimetro per 1 centimetro. Qui sulla metà resterà l'apertura. Allora, vi dicevo, io userò tre fantasie che già ho preparato, adesso questi poi li cucerò con calma. Vediamo un po' con voi, farò, scelgo la fantasia, a parte questi due, decido queste fantasie. Sono tutti ritagli di tessuto che avevo da un bel po'. Cosa dovete fare? Se volete fare come me, quando andate a ritagliare, perché qui questi saranno così, sezionati in tre parti, sia davanti che dietro, quindi se volete farli così, la cosa importante è non tanto la larghezza, ma quanto l'altezza delle due strisce della stessa fantasia. Perché? Questo lo capirete man mano che vi farò vedere adesso come vanno assemblati. La larghezza deve essere chiaramente più grande della sagoma, ma quello che è importante, vi dicevo, è l'altezza, perché le due strisce che deciderete di utilizzare devono avere la stessa identica altezza. Adesso vi do la misura di quelle che ho deciso come altezza io, ma potete farle anche un pochino più piccole. Allora, le mie strisce saranno di 6 centimetri, chiaramente la larghezza deve contenere la sagoma, nel mio caso io l'ho fatta da 14 di larghezza. Queste e queste avranno la stessa identica misura. Allora, decidete come volete il gioco dei colori o delle fantasie. Io ho deciso questo gioco, quindi questa sarà questa parte qui, questo in mezzo e questo alla fine. Cosa faccio? Intanto separo, prendo soltanto uno per ogni tipo, così. E contemporaneamente io vado a cucire questa qui su questa striscia e metterò dritto col dritto e faccio combaciare perfettamente qui sul bordo. Una volta fatto vado a cucire a 1 centimetro dal bordo, da qui a qui, altezza punto 2,5, quindi inizio la cucitura, blocco il punto a 1 centimetro dal bordo.
apro e mi ritroverò così. Adesso questo lavoro lo dovete fare dopo, cioè andare ad appiattire o a stirare per bene e aprire questa cucitura. Quindi voglio che questo sia il sopra, questo sulla metà, adesso questa parte qui e questa qui. Quindi appoggio dritto con dritto così e vado a cucire sempre a 1 centimetro dal bordo questa striscia. Una volta cucita mi ritroverò così. Adesso dovete aprire per bene tutte le cuciture o con le dita o stirando. Aprite per bene, controllate che contiene la sagoma. A questo punto vado a fare la stessa identica cosa a queste altre 3 strisce. Quindi metterò dritto sul bordo dell'altro tessuto, così, e vado a cucire sempre questa cucitura di 1 centimetro, sempre per tutte le cuciture. Quindi mi posiziono qui e vado a cucire a 1 centimetro dal bordo. Ho cucito, adesso apro, appiattisco, questa è la parte che deve stare in su e questa è la parte che deve stare in giù. Applico qui sul bordo dritto con dritto e vado a fare la stessa cucitura a 1 centimetro dal bordo, da qui a qui. Ho cucito, adesso apro anche quest'altra cucitura e la vado ad appiattire per bene. Io velocizzo, quindi non accenderò il ferro da stiro, perché se stirate è decisamente meglio. Quindi i tessuti che sto utilizzando sono un misto tra 100% cotone, tinta in filo e policotone. Questo è policotone. Allora mi ritroverò così. A questo punto dovete mettere dritto con dritto e dovete far combaciare adesso ogni cucitura fatta, quindi apritela, fatela combaciare e fermate con lo spillo. Idem di qua, aprite le cuciture e fatele combaciare per bene. Come potete vedere è facilissimo, dritto con dritto, e fate combaciare le due cuciture, dritto con dritto e cucitura con cucitura. Adesso 2 spillini metteteli anche sopra e sotto, qui, per tenere per tenere ben fermo il tessuto, e anche qui. Sarà molto colorata la mia tavola di Ferragosto. Allora, a questo punto prendete la sagoma, adesso decidete voi quanto volete far vedere del tessuto sopra, sopra, in mezzo e sotto. Io farò a caso, posiziono la sagoma, cerco la penna, ecco qui la penna cancellabile, e mi vado a disegnare tutto il contorno, compreso gli angoli, la profondità, e metto anche i segnetti dove deve rimanere aperto, perché da qui poi risvolteremo e riempiremo con l'ovatta a fiocchi. Una volta disegnata la sagoma dovete andare a cucire partendo proprio da qui dove resterà aperto. Bloccate il punto e fate questa cucitura fino a qui e poi bloccate il punto, perché quest'angolo non deve essere cucito. Dopo aver cucito e bloccato il punto, partite da qui, bloccate il punto e fate tutta questa cucitura fino a qui, e qui bloccate il punto. Poi partite da qui, bloccate il punto, arrivate qui e bloccate il punto. Quindi una volta cucito, adesso mi distanzio dalla cucitura
di mezzo centimetro. Qui dove ci sono gli angoli dovete proprio tagliare sul disegno dell'angolo, così, in questo modo. E anche di qua, perché qui non è stato cucito, non andava cucito, ma lo dobbiamo cucire adesso. Prima ritagliamo il tessuto. Ecco fatto. Qui dove c'è l'apertura invece lasciate questo tessuto in più. Qui non va tagliato, perché adesso dopo lo dobbiamo inserire all'interno. E adesso mi tolgo tutto l'eccesso a mezzo centimetro, lascio mezzo centimetro dal bordo. Ecco fatto, questo lo buttiamo. Adesso cosa dovete fare? Dovete aprire questo piccolo angolo così, separando i due tessuti, e dovete fare combaciare queste due cuciture. O le aprite o le buttate una a destra e una a sinistra. Una volta che le avete fatte combaciare, dovete andare a cucire a 1 centimetro dal bordo. Bloccate il punto e fate questa cucitura fino a qui, chiudete quest'angolo. Stessa cosa anche di qua, aprite, fate combaciare le due cuciture e cucite a 1 centimetro dal bordo, sia qui che qui. Mi metto sotto la macchina, sposto l'ago, metto 1 centimetro ed effettuo questa cucitura. Blocco e blocco, faccio un fermapunto sia all'inizio che alla fine, e ho cucito l'angolo. Tolgo un pochino di eccesso e mi vado a cucire anche l'altro, sempre a 1 centimetro dal bordo. Ecco fatto, ho cucito, tolgo i fili e un pochino di tessuto, lascio 5 mm. Adesso posso andare a risportare il mio bel gelatino. Aiuto con una bacchetta e qui dall'apertura faccio uscire. Adesso che ho risvoltato per bene fuori, tiro fuori le cuciture con le dita così, prendo anche uno stecco e lo tappo a fiocchi e inizio a riempire dall'apertura. Io velocizzo e vi faccio vedere dopo. Riempitelo per bene, mano a mano lo andate a schiacciare con le mani, fatelo, modellatelo anche con le mani una volta riempito per bene. Io velocizzo e vi faccio vedere il prossimo step. Adesso che ho riempito e ho modellato con le mani, mi raccomando, spingetelo vatta anche qui sulla profondità che abbiamo creato, così. Ho acceso la pistola a caldo, adesso qui c'è l'apertura. Dovete semplicemente adesso incollare un po' all'interno, incollate circa 2 dita all'interno, così, mettete la colla e poi mettete un puntino di colla qui e un puntino di colla qui ai lati e andate a chiudere. Quindi metto un po' di colla qui, 2 dita come misura, inserisco all'interno, così con le dita spingo per far aderire bene e poi metto un puntino di colla qui e un puntino di colla qui e vado così a unire, così vado a chiudere anche un pochino l'apertura ai lati. Ecco fatto. Il gelato è pronto, guardate che meraviglia, sarà bellissima la mia tavola. Adesso decorate qui con un nastrino, giocate anche sulla fantasia, sui disegni dei vostri nastrini. Volendo potete anche mettere lo spago,
non so se mettere lo spago o mettere un nastrino. No, metto un nastrino. E poi qui con un pennarello a punta fine scrivete il nome del vostro invitato. Questo è particolare. Quindi scelto di mettere questo di colore verde, o lo mettete così e formate il fiocchetto e lo annodate qui, o potete realizzarlo direttamente così e mettete un puntino di colla come viene meglio a voi. Potete anche poi incollare, io non metterò nulla, qui ho messo un cuoricino, ma questo è mio, ma agli invitati non metterò nulla, metterò soltanto il fiocchetto. Ecco fatto, adesso lo vado ad incollare qui e lo vado a sistemare. Perfetto, come misura va bene? Sì. Bellissimo. Poi ripeto, qui userò questo pennarello a punta fine, questo è un pennarello con inchiostro indelebile, qui scriverete poi il nome dell'invitato, io lo scrivo subito. Ecco fatto. Ed è veramente originale, bellissimo. Adesso vi faccio vedere l'altra opzione, cioè con questo sistema qui, con le tre strisce, e dietro con la fantasia che richiama uno dei tre colori. Quindi dopo aver unito le tre strisce, che saranno queste, io prendo un tessuto che sarà il dietro, così sarà anche double pass il gelato, e senza andare a far combaciare le cuciture come abbiamo fatto qui, mettete dritto con dritto, fermate con gli spilli e andate a fare la stessa identica cosa, cioè cucire sul disegno della sagoma, dove ci sono gli angoli non dovete cucire e qui dovete lasciare aperto. Quindi andate a cucire, chiudete la profondità come abbiamo fatto qui e risvoltate. Allora, ho cucito pure gli angoli, ho tolto tutto l'eccesso del tessuto e ho risvoltato. Guardate che bell'effetto. Con tre tessuti davanti e dietro è a tinta unita con la fantasia, quindi sarà anche duple passa, adesso poi lo vado a riempire. Adesso vi faccio vedere l'altra alternativa. Ho preso questo tessuto che è 100% cotone, l'ho messo dritto con dritto, ho disegnato la sagoma, stessa identica cosa che ho fatto per gli altri tre gelati, fermo con gli spilli e vado a cucire sempre senza cucire gli angoli come abbiamo cucito prima sul disegno della sagoma, dove c'è l'apertura sempre un po' di tessuto in più lasciatelo, ritagliate tutto l'eccesso una volta cucito e risvoltate, vi ritroverete il gelato sia davanti che dietro uguale. Ecco qui una parte dei segnaposto perché devo continuare a ritagliare i tessuti e a realizzarne altri. L'idea questa mi piace anche molto, anche a tinta unita, non solo con tre gusti, quindi vi potete sbizzarrire. Spero che questa idea del segnaposto vi sia piaciuta, spero che questo video vi sia utile. Un consiglio, se decidete come me di utilizzare tutti i tagli di tessuto che avete, quelli che vi piacciono di più, la vostra tovaglia mettetela a tinta unita, così non creerete confusione, ma fatto con tantissimi colori, questi segnaposto sono veramente belli. La mia tavola per Ferragosto sarà veramente colorata e divertente. Se vi è piaciuto, un cuoricino, una condivisione se potete, è un commento che a me fa sempre piacere. Se decidete di realizzare questi o altri progetti che vi ho proposto sul mio canale YouTube, fatemeli vedere iscrivendovi anche al mio gruppo di Cucito Facebook, dove potrete pubblicare i vostri lavori che realizzate guardando i miei tutorial. E ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, che a me fa veramente piacere. Per il momento vi saluto, abbraccio tutte voi, io mi continuo gli altri bei gelatini e ci vedremo con un altro tutorial. Ciao a tutte!